Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Francesca ed oggi sono insieme alla mia mamma e prepariamo una ricetta calabrese davvero molto golosa, i peperoni ripieni tondi, anche chiamati pipichini. Prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e a lasciare un bel like a questo video. Grazie di cuore. Prendiamo i nostri peperoni, li svuotiamo e togliamo i semini che sono all'interno. Adesso prepariamo la panure. Ci servono 80 g di capperi che andiamo a tritare con uno spicchio di aglio e del prezzemolo. Li aggiungiamo a circa 400 g di pangrattato, 100 g di parmigiano, un bicchiere di olio extravergine di oliva e per evitare di inserire troppo olio nella ricetta andiamo a aggiungere un bicchiere di acqua. C'è anche chi aggiunge solo olio, questa è una scelta personale. Saliamo leggermente l'interno dei peperoni e poi li andiamo a riempire. Utilizzando le mani facciamo subito. L'accortezza è quella di spingere molto bene il ripieno verso l'interno. E se questo video vi sta piacendo, lasciate un bel like. Inoltre vi ricordo che se vi va potete iscrivervi anche alle mie pagine su TikTok, Instagram e Facebook. Sempre con lo stesso nome, Francesca Chef. Vi aspetto. Una volta che abbiamo terminato di riempire tutti i nostri pepi, possiamo decidere come cuocerli. Possiamo farli fritti, in padella, oppure al forno. Fatti fritti naturalmente sono più golosi, ma anche qui è una scelta personale, sono buone entrambe le versioni. Se li fate fritti, mettiamo un po' di olio extravergine all'interno di una padella e procediamo con la cottura dalla parte del ripieno. Per questo vi dicevo di spingere molto bene il ripieno verso l'interno. Una volta che è dorato, li andiamo a girare. Se necessario aggiungiamo un altro goccino di olio, mettiamo un coperchio e lasciamo cuocere finché risulteranno dorati e soffici. Ci vorrà all'incirca una mezz'oretta. E voilà, i nostri pepi chini o pepi ripieni sono pronti. Possiamo mangiarli sia freddi che caldi, oppure, volendo, possiamo anche congelarli e servirli durante l'anno, per esempio per un aperitivo o un antipasto. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi mando un bacione e un abbraccio, ci vediamo domani con una nuova ricetta. Ciao!